Se il rapper avesse intitolato questo album I Promessi Sposi, avrei potuto fare lo stesso video di analisi che adesso vedrai, trovando altrettanti riferimenti. Ignavi è perché Don Abbondio, Mafia, citazione ai bravi e all'innominato, Covid è perché la peste descritta dal Manzoni, eccetera. Ma partiamo dall'inizio. Dante è morto nel 1321, quindi la sua commedia, la Divina Commedia è un titolo che lui non ha mai usato per riferirsi alla sua opera, è da più di 700 anni che viene studiata e rielaborata. Ed ecco che nel giugno del 2023 un rapper pubblica l'album intitolato appunto La Divina Commedia. L'album appena citato, nonostante si intitoli La Divina Commedia, parla solo dell'inferno e solo l'ultima traccia è dedicata al purgatorio. Il rapper ha annunciato che completerà questo lavoro con una seconda opera riguardante il paradiso. Il mio interesse come patto narrativo è quello di cogliere i richiami delle parole del rapper con l'opera originale. Sarò cauto, dato che in alcune interviste l'artista dichiara di essere uno che legge pochi libri, un pressapochista, uno che ha fatto l'alberghiero invece del liceo perché c'erano meno compiti da fare. L'album non è una tesina, ma una sua libera interpretazione con riferimenti soprattutto impliciti di ciò che secondo lui sono inferno e purgatorio. Che il suo interesse per la commedia è nato nel 2020, quando ha ricevuto il libro illustrato da Doré, e parla che possiede anche il libro illustrato da Go Nagai. Mi permetto di aggiungere che il rapper confessa di avere la casa piena di libri sull'argomento, ma non ho trovato una sua citazione riguardo un qualsivoglia commento spiegato da un qualsivoglia professore, ma solo queste due edizioni ricche di immagini. Nonostante il rapper abbia costruito, cito, qualcosa che mi appartenesse, l'album non si chiama Il mio inferno e Il mio purgatorio, ma precisamente La Divina Commedia. Quindi analizzo quali riferimenti siano tratti dall'opera in questione nelle sue parole. Traccia 1. Intro La Divina Commedia. Il titolo è azzeccatissimo. Il primo canto della commedia è un'introduzione all'intera opera, non solo all'inferno. L'unica citazione esplicita è «Lasciate ogni speranza voi che entrate», ultima frase incisa sul sommo della porta in Inferno 3. Nelle prime frasi il rapper dice «Nell'apparenza stavo perdendo la mia essenza», che è una grande incomprensione dell'inizio del poema dantesco, dove lì il protagonista non parla mai di perdersi. Il perdere Dante lo usa con un'accezione definitiva in riferimento ai dannati dell'inferno, chiamandoli appunto la perduta gente. Dante dice proprio l'opposto. Nella selva oscura dell'apparenza, se vogliamo, della materialità, lui si ritrova, mi ritrovai. Inizia proprio lì la fase di recupero. La prima terzina, chiamiamola così, dell'album è ispirata a concetti di fisica quantistica più che a Dante. Altri riferimenti sono il diavolo, Arianna, il Minotauro, il ripetere una parola, vedere, nel caso, 3 volte a inizio verso, il dolore, personaggi, strutture e concetti che ritroviamo nell'inferno. Il girone dei vinti non esiste, ma anzi è proprio contrario alla logica dantesca. Si potrebbe dire che il paradiso è pieno di vinti e l'inferno è pieno di vincitori. Non è di certo il vincere o perdere nella vita terrena il confine che ti fa vivere o morire in eterno. Quasi a termine canzone dirà anche «I miei incubi sembrano dei gironi». Vorrei anche far notare che usa il termine gironi mentre si riferisce a ciò che Dante chiama cerchi o gradi. Cadon le foglie ad ottobre, perché, sempre in Inferno 3, Dante scrive come d'autunno si levan le foglie, riprendendo a sua volta Virgilio, e in ottobre effettivamente ci troviamo in autunno. Non sono il king, sono il capo della ribellione. Spero si riferisca alla ribellione della presa di coscienza e che non si stia paragonando a Dite, Lucifero, che si ribellò a Dio, perché è proprio per colpa sua che nacque l'inferno, sempre in Inferno 3. Se questo sarà il racconto del viaggio dell'autore che lo porterà in paradiso, è fuorviante il paragone con il capo di quella ribellione, eternamente conficcato nel luogo più lontano da Dio, il centro della terra. Anticipo già che il rapper dirà delle cose che lo accomunano molto di più a un dannato
che ha un qualcuno che ha percorso il viaggio che l'ha portato in paradiso. È una missione, religione, è un'ammissione delle colpe. È una frase interessante. Dante, ancora in Inferno 3, descrive le anime che aspettano di attraversare l'Acheronte, proprio scrivendo che se la prendono con tutti, Dio, discendenti, successori, dove e quando sono vissute, ma non se la prendono con se stesse, appunto ammissione delle colpe. Per trovare qualcuno che dica chiaramente che la colpa è sua, dovremmo aspettare fino al purgatorio. Questa riflessione appena fatta viene subito smontata dalla frase successiva del rapper. Che il Signore mi perdoni o andrò all'inferno con 3 colpi nei polmoni. Questo rinnega Dante. C'è gente che ha vissuto male ed è morta peggio, ma che si è salvata perché attivamente ha fatto pace con Dio, anche se in punto di morte. Non pensar che i soldi siano poi così importanti. Ecco, questa è un'altra frase distantissima dal pensiero di Dante. I soldi in Dante, l'avarizia, la cupidigia, il maledetto fiore sono importantissimi, fondamentali, ma proprio per finire all'inferno. Il desiderare la materialità è proprio il male, l'ostacolo insuperabile, se vogliamo la lupa di Inferno 1. Non dare per scontato vengan perdonati i tuoi peccati. Il paradiso qui si paga, ma l'inferno è sempre gratis. Beh, di certo è più facile finire all'inferno che andare in paradiso, ma solo dal punto di vista letterale, di cosa ci aspetta dopo la morte terrena. Sul punto di vista allegorico, inferno e paradiso sono già come uno decide di vivere la propria vita terrena, quale via decide di seguire. Sopra la barca, no controllori, ancora riferibile a Caronte d'Inferno 3. Nuova collana addosso, non sono blu né rosso. È proprio una frase che Dante metterebbe in bocca a un dannato, piuttosto che a chi ha svolto un viaggio che l'ha portato in paradiso. Detta così, questa frase potrebbe contraddire quello che l'album stesso dice nella sua 12ª traccia, e cioè non ti sei mai schierato, ignavo del cazzo. Nell'aldilà, alla mia età, provi la guerra, non provi pietà. In Inferno 2 Dante, che si accinge a partire, scrive «Ma apparecchiava a sostener la guerra, sì del cammino e sì della pietate». I termini guerra e pietà sono ripresi, ma Dante specifica che nella sua guerra ci sarà la pietà. In conclusione, la prima traccia contiene molti riferimenti alla commedia, dai quali l'artista ha poi estratto il suo messaggio personale, anche discostandosi dal poeta quando l'ha ritenuto necessario. Quindi non comprendo quell'urlare «Questa è la Divina Commedia!». No, questo è come il rapper, come lui, vede il proprio inferno e purgatorio. Tantissime opere ne parlano, perché ha l'esigenza di dire «Questa è la Divina Commedia?». Cioè avrebbe potuto dire «Questa è la Bibbia» e sarebbe stato uguale, identico. Traccia 2. Paradiso artificiale. Anche questo è un titolo perfetto. Proprio nel secondo canto vi è una grossa anteprima del paradiso che viene fatta da Virgilio per rassicurare Dante nell'intraprendere il cammino con lui. Detto ciò, la sua strofa non fa alcun riferimento alla commedia, ma elenca ciò che per lui rappresenta il paradiso artificiale. Traccia 3. Malamente. Il titolo e le sue parole non fanno alcun riferimento esplicito alla commedia. Analizzo alcune frasi. Ma non ho più lacrime, mentre Dante lacrima spesso. Mandami luce in fondo negli inferi, dato che negli inferi ovviamente non c'è luce, anzi questi sono proprio caratterizzati dall'assenza di luce e speranza. La vera luce c'è nel primo canto, quella del sole, rappresentante Dio, che sorge dietro al colle, ma già quella luce non raggiunge neanche l'interno della selva, che è appunto oscura. La parola bufera è usata anche in Inferno 5. Odio essere mediocre e lo son stato troppe volte. Mi ero perso nella notte. Il rapper fa la figura del mediocre una volta in più qua, perché conferma di non aver capito i primi 3 versi della commedia. Dante non si è perso nella notte, ma proprio il contrario. La diritta via era smarrita la via, ma lui si è ritrovato, mi ritrovai in quella selva, il contrario. Perdere definitivo, smarrire momentaneo, non sono sinonimi. In fondo a un cratere il mondo cadere. Il mondo che l'artista vede cadere in fondo a un cratere è una sua interpretazione.
Per Dante il mondo, con la sua materialità, può essere già un inferno, mentre il cielo, con la sua spiritualità, può essere già un paradiso. Se mi cercherai negli inferi, mi confonderai tra la gente e mi troverai malamente. Il rapper parla in prima persona e afferma che se qualcuno lo cercherà dovrà andare negli inferi per trovarlo, e dagli inferi non si esce, lasciate ogni speranza voi che entrate, come a lui stesso ripetuto nella prima traccia. Dante già in Inferno 3 viene a sapere che a lui spetta il purgatorio, si salverà, e dal cielo 3 donne benedette, Inferno 2, gli hanno concesso di fare questo viaggio. Situazione diversa per l'autore di questo album che è condannato alla dannazione eterna a questo punto. E a questo punto mi domando chi gli abbia concesso di fare il viaggio anche in purgatorio e in paradiso, dove ci anticipa che arriverà. Da solo, tra l'altro, dato che di permessi e guide non se ne parla mai. C'è chi ha provato a fare questo viaggio senza permessi né guide, Ulisse, che infatti Dante mette in uno dei luoghi più bassi dell'inferno. Ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. In Inferno 2 Dante non ha il coraggio di partire, ma, ricollegandomi a ciò che ho appena detto apposta, non è il guardarsi dentro che lo convince a partire, ma è il bisogno iniziale di affidarsi a una guida e a un permesso. Mancano guide e permessi nel viaggio esteriore e interiore dell'artista. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza. Per Dante la parola umiltà non è il contrario di arroganza, ma di superbia. Umile è per Dante una delle parole più positive possibili. La Vergine Maria è definita umile e alta più che creatura. Lei rappresenta l'esempio di umiltà, che supera qualsiasi creatura in riferimento agli angeli, dato che gli uomini sono fatti da Dio, non creati da Dio. Maria è colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore, in quanto ha fatto gli uomini, non creatore in quanto non li ha creati, non disdegnò di farsi sua fattura. Cioè Maria, che è stata fatta da Dio, è così umile e alta che Dio stesso non disdegnò di essere fatto a sua volta da lei, in Cristo suo figlio e di Maria. Paradiso 33 e Paradiso 23. Sotto l'alto filio di Dio e di Maria. Traccia 4. Hoe. Questa quarta traccia rappresenta la lussuria, come ha dichiarato il rapper. E allora, se fosse stata posizionata solo una traccia dopo, sarebbe risultata la quinta, come appunto è il quinto, il canto dell'inferno, che tratta anche di loro. Più precisamente dei peccatori carnali, non della lussuria, soprattutto se intesa come derivante da lusso. La parola hoe è traducibile con puttana. Oltre allo spostare questa traccia al quinto posto, sarebbe risultato riferimento alla commedia anche scrivere il termine in italiano. Sì, hai capito bene. Quella parola volgare è usata nella commedia di Dante. Il sommo poeta parla di Taide in Inferno 18, ma per essere proprio sicuro di far capire a chi si riferisse, scrive proprio Taide è la puttana. Questa traccia non contiene alcun riferimento alla commedia, ma parla soltanto di come il rapper si immagini un club infernale. La frase "vivo troppo rock, muoio come John Belushi", tra le droghe, continua a confermare la dannazione eterna che aspetta il cantante, nonostante, a questo punto direi inspiegabilmente, vedrà il purgatorio nell'ultima traccia di quest'album e il paradiso nel prossimo. Le mie barre sono avanti, tu stai dietro come i detenuti. Sono il Goat, cioè il più grande di tutti i tempi, e anche quest'anno i rapper dell'anno, per concludere questa triplice superbia. Traccia 5, Angelo all'inferno. Il titolo è interessante, dato che l'angelo Lucifero, dite, è conficcato in fondo all'inferno. La fossa infernale è proprio nata dalla caduta di quel non king, ma capo della ribellione, se a questo si riferiva la prima traccia, dato che in questa canzone partecipa Salmo, che ha inciso la canzone L'angelo caduto. L'unica citazione esplicita è: nella selva oscura, ma ogni belva che ha paura resta dietro dove è tetro, tipo dentro in gattabuia. Dante nel primo canto dell'inferno esce dalla selva oscura, ma viene appunto ostacolato da 3 fiere, belve, lonza, leone, lupa.
e l'ultima lo fa rovinare di nuovo verso la selva oscura. Resta dietro dove Tetro reinterpreta il rapper. Ma lì fu appunto Maria e il muoversi di Lucia, Beatrice e Virgilio a venirgli in soccorso. La frase "anche un angelo ha il suo inferno" è una libera interpretazione del rapper che anche in un'altra sua canzone dice "io sono un angelo caduto a terra", ma non ha niente a che fare col pensiero di Dante. Traccia 6. Mancanze affettive. La strofa del rapper mantiene l'aspettativa che avevo dopo aver letto il titolo: nessuna. Le mancanze affettive non fanno parte dell'opera di Dante, che tra inferno e purgatorio cita espressamente solo un parente di nome Geri, del bello, in Inferno 29, quindi quasi in fondo, col quale non parla e che descrive solo con questo verso pronunciato da Virgilio. Mostrarti e minacciar forte col dito. Se ci attenessimo solo a ciò che ha scritto Dante, adesso non sapremo neanche i nomi dei suoi familiari, dei pochissimi anzi, e che non se la passano bene. Forse quella insegna, citata dal rapper, si rifà alla insegna che inseguono questi sciagurati che mai non fur vivi, sempre in Inferno 3. Chissà, io ce la sto mettendo tutta. Traccia 7. Red Light. Secondo titolo di 3 in lingua inglese. La traduzione è luce rossa. Anche il titolo di questa settima traccia fa pensare al pluricitato Inferno 3, dove è descritta una luce vermiglia, appunto rossa. Ma anche questa speranza di avvicinare l'album a Dante si infrange in meno di 3 minuti. Il titolo non ha a che fare neanche con il settimo canto e da adesso smetterò di intestardirmi su questa mia speranza di vicinanza tra numero di traccia e numero di canto, che anch'essa si è infranta al terzo titolo. Le due citazioni esplicite alla commedia sono: tra le disperate grida dei dannati, Virgilio avvisa Dante in Inferno 1 che lo porterà ove udirai le disperate strida. Vedo luce nei tuoi occhi chiari. La luce negli occhi viene doppiamente citata in Inferno 2, dove Beatrice viene descritta così da Virgilio prima del suo discorso: lucevan gli occhi suoi più che la stella, e così dopo il termine: gli occhi lucenti lagrimando volse. Chiari è un'aggiunta del rapper. Degna di nota la frase "l'amore è mafia, indossa solo scarpe di cemento", che per fortuna Dante non avrebbe capito. Traccia 8. Volgare. L'opera di Dante è scritta in un volgare amalgamato con parole prese da altri volgari e lingue e, quando serviva, anche da parole inventate da lui stesso. Il titolo resta l'unico collegamento alla commedia di Dante. Anche la frase "questo abisso lo dipingo perché è grigio come il cielo" non può riferirsi agli inferi che sono neri e senza cielo. Traccia 9. Scala di Milano. Né il titolo né il testo si basano sull'opera dantesca. Paragonando da dove è partito il rapper tra la gente morta per droga o in prigione, adesso lui ha la mano tra le sue cosce e un vestito cucito a mano, sembro uno dei Soprano, cadendo nell'inganno della materialità che lui stesso ha descritto nella seconda traccia, Paradiso Artificiale. Traccia 10, Diluvio a luglio. Né il titolo né il testo si basano sull'inferno dantesco. La pioggia mi fa capire che in fondo fa male, ma poi guarirà. Conferma come non possano esserci collegamenti con l'eternità dell'inferno dantesco. Riguardo al "so bene che il male che ho fatto poi ritornerà indietro", più che fa riferimento al contrappasso, che spesso è allegoricamente il vivere in eterno di là come si è vissuto di qua sulla terra, è un concetto che ha a che fare con il karma, citato dal rapper in un'altra canzone dell'album. Traccia 11. Soffierà. Il titolo potrebbe rivelarsi interessante in quanto anche in fondo all'inferno si fa riferimento a un vento gelido, oltre che alla bufera infernale del quinto canto. Nell'introduzione si parla di un vento di cambiamento che non è gelido e freddo, e quindi anche questa possibile citazione a Dante svanisce prima della prima strofa. La frase "la mia coscienza è sporca, la tua innocenza è pura, potrei macchiarti questa volta, vuoi essere la mia cura?" toglie ogni riferimento anche a Beatrice, che, come lei stessa afferma in Inferno 2, è fatta da Dio, quindi figuriamoci se qualcuno possa macchiarla. L'altra frase degna di nota è "l'anima mia si spoglia varcando quella soglia", che potrebbe essere un richiamo. In Dante le anime degli inferi sono quasi tutte nude,
e poi si spogliano, allegoricamente, se così vogliamo dire, anche davanti a Minos. È un uragano di emozioni che non nuoce, altra presa di distanza da ciò che è l'inferno dantesco. L'artista scrive il suo pensiero, ma il problema è che il titolo dell'album resta La Divina Commedia, non Il mio inferno, anche se il rapper stesso ha dichiarato che soffierà a richiami a Paolo e Francesca di Dante e sul vento del cambiamento interiore. Oltre alla canzone, anche questa citazione di per sé è in netto contrasto con ciò che è scritto nella commedia di Dante. Cito: soffierà il vento sulle colpe, soffierà portando via via le ombre. Ripeto, non mi aspettavo l'attesina su Dante, ma gli spunti sono così pressapochisti che l'album si sarebbe potuto chiamare A Christmas Carol, dove il rapper parla del suo passato, presente e futuro e non sarebbe cambiato nulla. Alzavo un polverone, tempesta nel deserto, la mente nel ciclone. Forse è un adattamento di un verso dantesco, sempre in Inferno 3, come l'arena sabbia quando turbo spira, ma con tutta probabilità il merito va a me e al mio sforzo di trovare qualsiasi appiglio ormai che colleghi le parole del rapper con quelle del poeta. Traccia 12, La verità, titolo pienamente dantesco che apre a molte citazioni. La prima strofa inizia proprio con «Il mio coraggio è di passaggio, ma è un difetto, fa da intralcio. Ok, mi lancio, ci provo, ma inciampo di nuovo», riferibile a Inferno 2, dove appunto Dante aveva trovato il coraggio di iniziare il viaggio, poi si ferma, poi viene convinto di nuovo e quindi riparte. Non ti sei mai schierato, ignavo del cazzo. Il riferimento sempre a Inferno 3, ignavi è un termine usato dai commentatori, mai da Dante. Fuori dal purgatorio l'anima sputa l'odio nel suo tono accusatorio. Questa si può considerare una riflessione fatta dall'artista basata su ciò che c'è scritto sull'opera. Quante lacrime ho versato. Personalmente Dante e genericamente l'inferno è pieno di lacrime. Sputi sentenze tipo Minosse e seguente. Quando ti esponi vale più di 100 sedute, ti riguardi e analizzi le tue lacune. Sono altre due citazioni, la prima di Inferno 5, dove appunto Minos è il giudice che ascolta le colpe dei dannati e li manda alla loro specifica punizione eterna. Non sputa, ok, ringhia, e condanna in base a come si avvinghia con la coda. Traccia 13, Anime libere. Anche questo titolo potrebbe portare a riflessioni dantesche, ma niente. Traccia 14, Lo-Fi for You, Lo-Fi for You. Titolo e testo non contengono riferimenti alla commedia. Traccia 15, Bagagli, improvvisazione. Il titolo non mi fa collegare niente all'inferno dantesco. La frase «nel buio della mente poi sono riuscito a splendere in un mare di lava incandescente, poi sono riuscito a emergere» è un omaggio generico all'inferno dantesco che inizia appunto col buio, poi il fuoco e poi termina con le stelle. Traccia 16, Outro, Purgatorio, ultima traccia dell'album, La Divina Commedia, l'unica dedicata al Purgatorio. Luce della ragione, accendi questa depressione buia. Questa potrebbe essere una citazione tirata, ma forse del Limbo, Inferno 4, più che del Purgatorio, ma neanche. Superiamo questo inferno come Dante. Vabbè, questa più che una citazione è un omaggio, certamente Dante supera l'inferno e continua il cammino in purgatorio. L'amore per me è stima, perché la bellezza stanca, frase che niente ha a che fare con il purgatorio dantesco. Io non la idealizzo più una donna. Ecco, questo invece Dante lo fa, o meglio, usa le persone, e anche le donne, usa i nomi di queste persone per quasi personificare un aspetto chiaramente riconoscibile, per confrontarsi e superarlo. Nel colpo di fulmine che ti impressiona. Dante ebbe decisamente un colpo di fulmine che gli rimase tutta la vita, da quando vide Beatrice a 9 anni, ma di questo ne parla in un'altra opera intitolata Vita Nuova. I miei migliori amici sono la mia fortuna. Questo è il purgatorio dantesco, un posto dove il poeta incontra molti amici coi quali ha voglia di parlare. Non sopporto più la gente che dà le colpe agli altri e non ricorda le sue scelte. Ecco, questo, come il precedente Luce della ragione, è l'inferno. Sto vicino al paradiso, ormai vedo la porta. Questa frase è un errore gravissimo dal punto di vista della commedia dantesca.
Il rapper non ha capito l'inizio della commedia e quest'album non contiene prove che abbia letto un canto successivo a Inferno 5. In Dante c'è la porta varcata in Inferno 3, quella varcata in Inferno 9 e quella varcata in Purgatorio 9, ma nessuna porta, seppur accennata in Inferno 1, viene varcata per entrare in paradiso. La strofa termina con «Sono cresciuto un casino, rimanendo del popolo proprio come il figlio di Dio». Riferimento al Cristo, punto cardine del cammino dantesco. Gesù è la via, la verità, la vita. Poi leggo le sue dichiarazioni e tutto va in fumo. La pandemia è stata il purgatorio nel mio viaggio dantesco. Quando si è fermato tutto, ho dovuto capire che cosa volessi comunicare per davvero. Nel purgatorio dantesco invece è proprio caratteristico il movimento che le anime fanno quando c'è il sole per scalare la montagna. Grazie per la fiducia, ora mi spetta il paradiso. Queste le ultime parole. Conclusioni finali. Questa è la Divina Commedia, sono le ultime parole dell'ultima strofa dell'Inferno del rapper, mentre ora mi spetta il paradiso, le ultime dell'ultima strofa del Purgatorio. Il problema rimane che quest'album non è neanche ispirato alla Divina Commedia. L'album La Divina Commedia parla soltanto di come l'artista veda l'inferno e pensa di averlo superato, tra l'altro con scarsi riferimenti e tra i più conosciuti che si fermano al quinto canto dell'inferno, dantesco. Solo l'ultima traccia parla del suo Covid purgatorio, senza alcun riferimento all'opera originale. Il risultato è che l'album La Divina Commedia può essere stato scritto da chi la commedia non l'ha neanche letta. Dei primi 67 canti che formano Inferno e Purgatorio ci sono citazioni tra quelle implicite e quelle esplicite a esagero 5 canti. Citazioni che non occorre leggere la commedia per sapere, ma basta attingere dai vaghi ricordi che possono essere rimasti dalla scuola. Caronte, Minosse, la selva oscura con le belve, lasciate ogni speranza voi che entrate e alla fine ci sono le stelle. Provo a spiegarmi meglio. Anche nelle canzoni di Lady Gaga posso trovare riferimenti a Dante, ma quest'album si intitola La Divina Commedia. Non mi basta la scusa di voler parlare di ciò che secondo il rapper rappresenta il suo viaggio, oppure viaggio oltremondano. Tema trattato in svariate opere letterarie e non, perché l'album si chiama proprio La Divina Commedia, non il mio percorso dalla miseria al cielo, né il mio inferno e purgatorio. Insomma, ci sono tante più citazioni della commedia in tracce di altri cantanti e non per questo hanno intitolato le loro canzoni o album La Divina Commedia. Vi è poi un problema a monte, che riguarda come sia strutturata la Divina Commedia in questo album. Una traccia introduttiva, 14 tracce sull'inferno, una traccia sul purgatorio, nessuna sul paradiso che appunto verrà trattato nel prossimo album. Alcune menzioni sul come altri artisti siano intervenuti in questo album. Kid Yugi, in Paradiso Artificiale, cita almeno il doppio dei canti della commedia lui in una strofa che l'autore dell'album in tutte le sue strofe messe insieme, nonostante, giustamente, da quelli poi tragga le sue conclusioni e condivida i suoi messaggi. Nois Narcos, ancora in Paradiso Artificiale, esordisce con «E oh, qui Nois Narcos dall'ultimo girone dei dannati». A parte che si chiamano cerchi, e comunque occhio a fare certe affermazioni perché nel fondo dell'inferno non sono puniti i più cattivi, ma i traditori. L'intera strofa di Salmo, in Angelo all'inferno, con particolare riferimento a l'inferno è un sentimento, è freddo, ti brucia dentro, è un'interpretazione personale del rapper basata sul testo dantesco. Certo l'inferno è pieno di fuoco, ma nel profondo troviamo il ghiaccio che anche letteralmente brucia. Ma l'inferno non è solo un luogo fisico, ma appunto un sentimento. Salmo conclude anche con un fondamentale «mi sono realizzato». Questo significa il titolo, questo giustifica il titolo La Divina Commedia. Non si tratta di cantare Dante in versione rap, ma partire da ciò che lui scrive per fare le proprie riflessioni. Menzione d'onore a Gue Pequeno che esordisce nella sua strofa facente parte, ricordiamolo, di un album che si intitola La Divina Commedia, dicendo «Quando hai sverginato la tua tipa, ero lì. Da piccolo a Milano c'era tanta eroin.
Sì, sì. Marrakesh in Diluvio a luglio dice che la finanza è il secondo mestiere più vecchio al mondo e questa è un'accusa molto dantesca. Il poeta critica aspramente chi faceva soldi con i soldi e non con il lavoro. Uno dei significati della lupa di Inferno 1, che non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. Fine. Concludo ringraziando qualsiasi artista tratti la commedia di Dante in qualsiasi modo, perché è comunque un modo per continuare a parlarne. Non avrei analizzato i testi di quest'album se non avesse avuto questo titolo.